power line, repeater, mesh. Ma cosa sono tutte queste parole qua? Come funziona? Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia. Bene, come avete visto dall'introduzione, parliamo di power line, repeater, linea mesh e tutto quello che va dietro. Allora, sarà una recensione molto onesta, anzi non sarà una recensione, sarà più che altro dei consigli, una spiegazione che io ho accumulato in questi 2 anni da quando utilizzo i prodotti di Fritz e capire cosa scegliere. In questo caso io vi sto facendo vedere i prodotti Fritz perché quelli che ho, quelli che mi ha mandato AVM e che sono molto contento di questi prodotti, secondo me restano il livello più alto come repeater a livello casalingo. Poi se andiamo sul professionale ci sono altri prodotti ancora di qualità più alta, ma bisogna capire, allora innanzitutto avete problemi a casa che non vi arriva il segnale wifi. Avrete di sicuro una sorgente che sarà il vostro modem, la linea che viene trasformata da impulsi elettrici telefonici, diciamo, in internet. Quindi abbiamo la nostra base che sarà il nostro modem router che farà il wifi sulla casa. Ma cosa devo scegliere e perché scegliere una cosa o un'altra? Allora io vi dico, dove abitavo prima era un appartamento di 100 metri quadri, 50 più 50 sopra, e con un router il router sarebbe quello che genera il segnale wifi, quello dove collegate, che avete internet praticamente, e tramite il segnale wifi mi arrivava fino a sopra tranquillamente, quindi riuscivo a coprire tutta la casa con un solo router. Però adesso che ho cambiato casa, che come vi ho già fatto vedere in altri video, ho una casa che è abbastanza grande, ho bisogno di una copertura wifi dalla parte posteriore fino ad avanti che ho il giardino. E cosa utilizzo? Bene, allora per ogni esigenza, diciamo, abbiamo un prodotto a disposizione. E quindi cosa mi sento di consigliarvi? Mi sento di consigliarvi di non esagerare, non è mai esagerato perché comunque la copertura buona c'è ed è meglio, però a volte spendere dei soldini, al posto di spendere 100 euro ne spendo 300 e li ho spesi per niente. Quindi io sono per dire, spendo dei soldi, ma deve tornarmi indietro qualcosa con quei soldi che ho speso. In questo caso io ho una casa grande, ho bisogno di tanti ripetitori e di un segnale stabile per tutta la lunghezza della casa e del giardino. Ma quali sono le differenze? Allora io adesso vi faccio vedere un attimo come sono partito e come sono arrivato, diciamo. Allora, sono partito da questi, che sono dei power line. Cosa sono i power line? Praticamente il segnale internet viene, adesso vi faccio vedere se, eccoci qua, il segnale internet viene preso dal nostro modem, ok? Entriamo dentro qua con il cavo Ethernet dal modem, questo lo mettiamo nella presa della corrente, in qualsiasi presa della corrente per la casa, basta che sia collegato allo stesso contatore, vado a mettere il secondo dispositivo uguale a questo e mi esce l'internet. Oltre ad uscirmi l'internet, quelli sono i power line normalissimi, costano intorno a 50, 60, 30 euro, dipende anche dal modello. Mi esce l'internet con il cavo LAN, quindi devo collegarlo ad esempio a una TV o quelle che sono delle cose fisse. Ma se voglio avere il wifi, che cosa fa? Dal modem entriamo dentro col cavo qui, lo colleghiamo alla presa del corrente, qualsiasi presa del corrente sotto lo stesso contatore oppure sotto la linea prese, lo metto dall'altra parte e mi esce appunto questo LAN con l'internet. Oppure esistono tipo questo qua che mi fa anche da ripetitore wifi. Quindi se ho pareti in cartongesso, se ho il cemento armato, se ho qualsiasi cosa, ok? Loro lo passano perché usano la rete elettrica per passare i dati. Quindi non abbiamo più ostacoli che ci possono fermare, ostacoli fisici tipo muri, tipo la carta ferma tantissimo, quindi se avete un isolamento fatto di, non so, insufflaggio, cosa del genere, blocca tantissimo il segnale anche quello lì. E quindi queste sono la soluzione migliore per quell'uso che dobbiamo farne. Adesso casa mia è fatta così. Ci sono 2 appartamenti, il mio e quello che abita sotto, la persona che abita sotto che è mia mamma, e abbiamo già 2 impianti divisi, uniti dallo stesso contatore, ma 2 impianti divisi. Quindi abbiamo il salvavita da una parte e il salvavita dall'altra, mettiamola così.
Cosa succede? Che io quando collego la presa sul mio piano e vado giù, la collego sull'altra presa, che quindi dovrebbe essere sotto lo stesso contatore, ma con due impianti diversi, non funziona. Oppure funziona male, cioè se abbiamo un segnale a 200, dall'altra parte mi arriva a 30, il che non è che vada tanto bene. Quindi, che cosa ho optato? Ho optato per, in questo caso qua, questo kit di repeater. Il repeater non usa la corrente elettrica. Il repeater cosa fa? Questo è il mio segnale, lui si mette di mezzo, mi ripete il segnale dall'altra parte. Logicamente, quando c'è una differenza tra il segnale qui che parte da 100 e vado a mettere il repeater qui che il valore è 70, mi ripete il valore a 70, che poi arriverà dall'altra parte che è già il 50. Per dirvi le velocità, ecco, per farvi degli esempi molto pratici. In questo caso qua, cosa succede? Dobbiamo avere un buonissimo repeater, che sono questi modelli qua, ad esempio, che sono, questo è il kit, l'ultimo che ho fatto, il 74002, che è fatto da 3 pack, oppure da 2 pack, dipende sempre quanto grande è la vostra casa, e mi ripete il segnale così come sta, perché ha un wifi 6, quindi un wifi molto più stabile, wifi più potente, e anche supporta velocità più alte. In più posso collegarla anche tramite LAN, quindi addirittura qui potremmo usare il power line, metto sulla presa di corrente, la metto sull'ultima presa di corrente della casa, lui mi ripete il segnale e siamo a posto. Si può fare queste combinazioni qua. Se poi c'è la linea mesh, che cosa fa? Noi premiamo il tastino connect, magari ho più accessori, ho il modem, quello iniziale che prende il segnale, ho questo qua e ho un repeater. Ma come faccio io a sapere a chi dare di più segnale o meno? Fa tutto lui tramite, diciamo, l'elettronica, tramite una scheda elettronica, premo il tasto connect da una parte, dall'altra, da quest'altra e mi si crea una linea mesh. Quindi una linea fatta da loro, è una linea dedicata solo wifi. Mettiamolo in parole povere così. Quindi, torniamo all'inizio. Che cosa scegliere? Dipende da come è fatta la vostra casa. Tutto qua. Io direi che se avete una casa piccolina, che basta un ripetitore, ma avete un solaio in cemento armato, avete i divisori in cartongesso, avete dei problemi che a un certo punto non arriva, usate il power line. È la soluzione, tra virgolette, più economica, ma quella che vi rende di più, perché non ha problemi. Avete una casa che ha un impianto elettrico vecchio, che magari non è diviso male, oppure le prese non sono divise dalla linea luce, in quel caso là usate un repeater. Se mi è successo ad esempio a Davide che abita in montagna, lui ha dei muri grossissimi, ha un impianto che è vecchio, ok? In quel caso là come posso aiutarlo? Lo si usa un power line per passare, perché ha dei muri veramente divisori da 40 cm fatti in roccia, perché sono una casa in montagna che blocca tutti i segnali. Uso il power line, lo metto a metà strada, quindi mi porto il segnale tramite rete e dopo metto un ripetitore. Quella è la soluzione migliore. Se invece avete una casa grande con un impianto nuovo elettrico, non ci sono muri divisori fatti di prodotti strani, usate un repeater. Questa è la soluzione che io, per quello che mi riguarda, ho trovato come soluzioni. Poi ci sono soluzioni diverse, qualcuno se ha qualche idea scrivetemelo pure nei commenti. Questo è quello che mi sento di consigliarvi. Allora, questo video è nato perché l'altro giorno stavo parlando con un mio collega, mi fa ho questo problema, e ho detto boh, usa un power line. Ma che cos'è un power line? E allora gli ho spiegato che cos'era. Per questo ho voluto fare questo video, diciamo così, che magari può mettere un po' di chiarezza. E, torno a ripetere, se avete delle domande scrivetemi pure che cosa ne pensate, cosa volete sapere. Io se riesco, per quello che ne so io, perché torno a ripetere, io sono una persona normalissima che di sicuro non sono un informatico, non sono uno che fa impianti, però qualcosina con la mia esperienza ho imparato qualcosa. Quindi signori, se volete acquistarli, vi lascio i link in descrizione di questi prodotti qua. Li ringrazio perché così ho potuto provare dei prodotti e ho potuto anche farmi un'esperienza, perché qui è solo questione di farsi delle esperienze. A volte ci troviamo a dare dei consigli solo perché abbiamo fatto un'esperienza. Almeno io mi sento di dire così perché voglio essere sempre limpido e tranquillo. Non sono nessuno per dire meglio questo, meglio l'altro.
no, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, però se volete un consiglio, ecco, io ci sono per la mia esperienza. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, dai, aiutatemi a crescere così facciamo partire questo canale e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!